Salve cari amici, sono in live. Molti di voi mi hanno chiesto: ma perché non sei venuto? Tin! Ciao Blade Trinity, sono contento che tu prima a partecipare. Ma quante persone! Buonasera Salvatore Sposato, vorrei sapere se si ascolta la mia voce. Dopodomani è venerdì, come stai? Messo il like, pensate, 2 settimane esate fa ho fatto questo un live con lo stesso titolo, per quello ho deciso non cambiare titolo, ma non so se si sente. Vediamo un po', perché non ho il ritorno. Ah sì, bene, da una piattaforma mi riesco ad ascoltare. Vediamo un po'. Ah sì, bene, da una piattaforma mi riesco ad ascoltare. Quindi sì, evidentemente c'è l'audio. Ho caricato, ho fatto delle cose creative in queste 2 settimane. Come stai Salvatore Sposato? Sto bene, grazie al cielo. E tu come stai? Grazie mille Salvatore Sposato. Dopodomani è venerdì, caro Paul Codio. Io parafrasavo l'altra volta, 2 settimane fa, che il tempo ti sfugge, e si vede perché sono stato dietro la piattaforma cinese. Non ho avuto tempo di fare, perché io ogni settimana faccio un video o una live qua su quest'altra piattaforma. In realtà adesso le sto facendo a reti congiunte, quindi mi vedrete un po' ovunque, però è per rendere l'idea della monotonia di tutti i giorni nella quale viviamo, che tutti i giorni sono uguali e che tutti i giorni ci danno uguale. Da che distinguiamo che oggi è mercoledì e dopodomani sarà venerdì? Non lo so. Bene, vi salutate tra di voi, mi fa molto piacere. Chi mi ha messo mod? E sarò stato io, è logico. Adesso invece non posso. Grazie, si sente molto bene, benissimo, ti sentiamo bene. Chi mette dislike ha avuto di sicuro una pessima infanzia, poverino. Adesso io sto su restream, che così trasmetto a reti unificate. Poi cercate, googleate Santen Chan e vedrete che io sto in molti social. Buonasera. Benissimo, allora, visto che siete in tanti a seguirmi, io sto su 1 2 3 4 5 6 7 social adesso, capito? Su 7 social. Siccome mi hanno detto che non era il caso di nominarli, io non li nomino, perché sono concorrenza l'uno tra l'altro, si fanno concorrenza l'uno all'altro. Vorrei però farvi vedere, ecco qua,
qua vediamo un po'. Come potete vedere, qua c'è ci sono i miei post che ho fatto ultimamente nella piattaforma cinese e poi ho condiviso in quest'altra piattaforma. Per esempio qua c'è un video, no, che è partito, però non si vede bene. Vediamo così se lo ampliamo. Ecco qua il grande Sandan. Voi come potete vedere potete cercare il mio video, comunque basta cercare nei social e mi trovate qua. Per esempio vediamo un po', sono presente anche qua. Sono presente. Come potete vedere sto dal vivo nella F azzurra. Qua c'è stata una falsa partenza all'inizio perché la piattaforma rossa non era attivata e poi è la mia ultima frescaccia, freddura. San Francesco parlava agli uccelli, anche Moana Pozzi parlava agli uccelli. Non so se si riesce a vedere, no? E poi vabbè, rosso di sera, ubriaco si spera. Un altro nei social, andate a cercarla se vi interessa. Poi vediamo, questo sono io, e poi vediamo, vabbè, mettiamo un like qua perché è stata un abbraccio. Un momento imbarazzante quando il leader di una organizzazione multimilionaria ti dice che è un peccato accumulare ricchezze. Infatti lo IOR, la Banca del Vaticano, istituto opere religiose, è il principale azionista immobiliario di Wall Street. E poi ma non mi fa altro che mandare messaggi. Vediamo un po' se c'è qualche battuta che può interessare. eh, Se no ritorniamo. Vabbè, ecco, Rocky prendeva anche Moana prendeva cazzo. Non so se apprezzate la raffinata ironia.
Dunque mi vogliono presentare delle persone per l'ironia che faccio. Ecco qua, interrompi condivisione. Ecco, che mi sono perso nella chat. Ragazzo, forza, dai, è tutta. Grazie. Mettete like. Grazie, Salvatore Sposato. Adesso non ho occasione di fare nessuno di voi moderatore del chat perché non mi trovo nella piattaforma rossa e c'ho 5 persone che mi seguono. Uno, un mio amico che non è, mi sembra, intervenuto dalla piattaforma viola e non lo trovo, non ha chattato. C'è sempre qualcuno che mi guarda da quella piattaforma, che mi guarda, ma non commenta. Oggi nella piattaforma viola, che voi tutti sapete qual è, potete cercarmi, e ho caricato il video della mia cagna che mangia. Dura. Poi la peculiarità di quella piattaforma, di quella rete sociale, è che bisogna fare lo stream con una applicazione. Io uso Streamlab perché altrimenti Restream e StreamYard funzionano attraverso la pagina web. Però se usi l'applicazione della piattaforma viola, anche se è di Amazon, che hanno miliardi di dollari, molte volte non ti salva la live o ne registra molto meno, e poi non si può cambiare di camera. Se invece registri con Streamlab, io utilizzo Streamlab per il cellulare, va a scatti, cioè su mezz'ora ne salva 15, ne salva 10, ne salva 20, non sai mai. Tu stai tutto il tempo parlando e anche si rovina il dialogo. Sul cellulare la piattaforma viola rende meglio. Sul cellulare, sul computer volevo dire, sul computer la piattaforma viola rende meglio, ma sul cellulare no, va a scatti, va. Ragazzo, forza coi like, dategli tutta. Simone di Salvatore, ciao, piacere Simone. Ciao, piacere Sant'Enchan. Sei un grande Sant'Enchan, grazie, grazie a voi. Purtroppo è è un paio di settimane che manco. Sono stato nella piattaforma cinese, in quella viola. Il tempo passa, poi ho passato il mio tempo. Vi voglio consigliare un metodo veramente gratuito per aumentare le visualizzazioni, che consiste nel sottotitolare quanti più video possibile. Io ne ho 1200 di video e per non rovinare il promedio cerco di sottotitolare i video che durano di più, soprattutto le live. Ed è facile sottotitolare i video. Tu innanzitutto vai sotto sottotitoli, io copio il titolo in italiano, lo metto nel traduttore di Google, poi faccio la trascrizione automatica del mio dialogo. Molte volte neanche la correggo. Se il video dura un'ora e mezza, correggo solo l'essenziale, e poi una volta che mi fa la trascrizione modificata, non cancellate mai la trascrizione automatica, altrimenti poi si perde tutto. Se volete correggete attraverso la trascrizione automatica la trascrizione che avete generato voi, aggiungete nuovi idiomi. Allora in descrizione mettete titolo e descrizione, traducendo con Google Translator il titolo originale in italiano, e poi
mettete tradurre, non so che cosa appare di lato, e scegliete l'opzione traduzione automatica. Tanto voglio dire, chi è che sa 130 idiomi? A me mi prende da un'ora a 2 ore fare tutta questa operazione, dipende dal grado di difficoltà di tradurre il titolo, perché a volte in alcuni idiomi è troppo largo, lo devi adattare, lo devi accorciare. Ma io ieri sera fino alle 2, alle 3 del mattino ho tradotto o in 130 idiomi, gli ho messo sottotitoli, un video che mi sembra che era come minimo del 2018 e non si vedeva dal 2018. Ha avuto nel giro di qualche ora ben 10 visualizzazioni. Sembra poco, è poco, però se faccio dai 2 video al giorno ai 4 video ogni 2 giorni, 3 giorni, sono sempre 10 visualizzazioni a video. E poi magari ogni tanto questi video fanno una visualizzazione al giorno. Per esempio la prima settimana di marzo o aprile 2021 io non me lo sarei mai aspettato, ma ho avuto 444 richieste di sottotitoli in inglese generico per 33 secondi di promedio di visualizzazione. Una sola visualizzazione in Canada, che è un idioma dell'India, ma per un promedio di 44 minuti di visualizzazione. Quindi voglio dire, in questo modo salvo le ore di visualizzazione all'anno. Adesso sto a 4.000, a quota 4.700 ore di visualizzazione all'anno, non sono rimasto a 4.080. Forse hai qualche ammiratrice segreta? Beh, magari avessi qualche ammiratrice segreta. E come li sottotitoli? Beh, te l'ho spiegato, forse sì, perché sono i commenti vecchi. Comunque ci sono molti video tutorial in YouTube, ma anche proprio nel canale ufficiale di YouTube puoi cercare. Esatto, grazie Salvatore Sposato. Ma tu proprio ti chiami Sposato di cognome Salvatore? Non voglio fare della facile ironia, anche perché da uno che si chiama Sant'Enchan, però è interessante. Ecco, parlando della piattaforma cinese, poi io sto anche su Like e Dambash, solamente che sono piattaforme che non vanno, ma questa va, ed è per quello, se la trovo, che non la posso nominare. Questa è la mia ultima attività. Ho fatto dei video che si sono visti parecchie volte, molte volte, con rispetto al promedio. Addirittura me ne hanno fatto togliere uno, me l'hanno segnato, non era mio. Li trovo e un po', ecco, come potete vedere, guardate il video con quell'uomo pelato lì che sto indicando con il cursore. Adesso c'ha la bellezza di 128 visualizzazioni. L'ho ricaricato un'ora. Siccome questo signore è un politico che ha avuto a che fare in un aereo con dei giovani che lo hanno diciamo trollato, allora me l'hanno segnalato per quello che si diceva nel video. Io naturalmente l'ho subito cancellato, non ho fatto ricorso, tanto il video non era materiale mio, però aveva raggiunto le 50.000 o 100.000 visualizzazioni. Allora che ho fatto? Perché era il dialogo fra il politico pelato e calvo, anzi più che pelato,
e i due giovani che il politico li minacciava anche pesantemente filmandoli col cellulare. L'ho ricaricato però muto con un editore del cellulare e gli ho messo come suono una risata. L'ho lasciato della che dura il tempo che deve durare, cioè pochi 17 secondi, e prima ne avevo messi due insieme e ho visto che sta recuperando ogni 5 minuti. C'è una visualizzazione, non come prima, perché già le persone che lo hanno visto mi dicono sì, già l'ho visto questo video. Poi c'ho un vico appunto che TikTok mi ha censurato del trollaggio al politico, come potete vedere, che c'aveva 100.000 visualizzazioni. Seguitemi in YouTube, Sant'Enchan, grazie. E questo video c'ha già 2028 visualizzazioni, poi ne ho fatto altri con 678 non sono io, 1270 visualizzazioni, 4508 visualizzazioni, 40 di ironia, della satira politica, 1000 azioni, 203 visualizzazioni, 400 azioni, 2000 visualizzazioni, 3284 visualizzazioni, 90 visualizzazioni. Guardate questo, che bello. Questo è mio nonno, o questo era. Attraverso gli effetti speciali lo si può far cantare. Ecco qua, chissà se ci saranno diritti d'autore su questa cosa in YouTube, ma vabbè, ve la volevo fare sentire, non ve l'ho voluta fare risparmiare. Sei soddisfatti dei politici che si presentano come candidato? Peccato che in Italia non ho proposto la stessa cosa. Poi, come vedete, se arriviamo a questo video, 5.000 visualizzazioni, 4.533, 4.160 e poi vabbè 259 è il promedio mio solito, 160. Cioè, grazie ai generano consenso ma anche molta disapprovazione, e sono riuscito a avere visualizzazioni in questa piattaforma cinese. Bisogna sfruttare un po' l'animo della gente, perché cambia un po' questo rosa, perché va bene per la scritta grande, per la scritta piccola vediamo un po', mettere così.
ecco qua. Vabbè, allora dunque l'ultima cosa, magari avessi ammiratrici segrete, adesso mi state seguendo solo in uno. Io vorrei parlarvi di tanti argomenti, ma in queste 2 settimane non mi sono preparato purtroppo. San Tenchan, vado a dormire, buonanotte. Eh sì, forse ho iniziato la live troppo tardi. Buonanotte, Salvatore Sposato. Mi raccomando, se tu puoi, condividi questa live con tutte e tutti i tuoi amici, fai affluire pubblico, eh, ed è per questo che io insomma non ho molto pubblico, inizio le live così a quest'ora molto tardi. Comunque dovrei diciamo metterla in community. E c'è un computer lento che è di 10 anni, un computer ultra lento, mamma mia. Grazie mille, Salvatore Sposato, sei troppo gentile, troppo buono. Vediamo un po' se io riesco. Ho commentato il mio gameplay che ho fatto ultimamente. Vediamo un po'. Lo metto direttamente. Sembra che Mauro Corona sia ritornato su carta bianca. Andiamo un po' in giro. L'indondana è presente. E comandiamo eh, in community. Ho messo, allora vediamo un po', intanto leggo le vostre proposte, se ci avete qualcosa. Santen ciao.
non ho fatto un tempo, ma Flaco c'era. Ah, oggi c'era Flaco. Io non so a che ora, io ero qua aspettando la live di Flaco e, e non l'ho trovato. Allora, vediamo qua, cambiamo il titolo. Non ho trovato, non ho trovato Flaco. Che strano, a me non mi arrivano le notificazioni, eppure sono iscritto. Eppure sono iscritto. Vi potrete domandare che sto facendo, ma ecco, ho messo in diciamo in comunità, così chi riceve le notificazioni della mia community può. Ecco qua. Sì, vabbè, pure io. Ma io non so perché non ci danno le notificazioni, insomma. Allora ti faccio amministratore anche a te, se ci riesco. eh, Moderatore Paul Codio, sei moderatore. Simone Di Salvatore, ciao, piacere Simone, moderatore. Messaggio limitato da Salvatore Sposato. How are you? Ryan Beach, I'm well. Hi, Ryan Beach. E non so perché l'avete eliminato questo Ryan Beach. Non so, Salvatore Sposato, perché hai eliminato i messaggi di Ryan Beach. E vediamo un po'. Che strano, ci sono dei moderatori che moderano troppo, non si sanno moderare nell'essere moderatori. Io avrei voluto portarvi qua un argomento letterario, però ecco, ultimamente non ho letto tanto, cioè la notte leggo e a letto, quindi ultimamente non ho letto a letto. Ah, ah, ah. Però ecco, era da molto tempo che non, 2 settimane che non facevo un video. E io quando me ne scordo, quando ho delle preoccupazioni, dovevo fare delle analisi del sangue e delle urine che poi ho dovuto posticipare per tanti problemi,
e adesso devo ricominciare con tutta la trafila burocratica nei laboratori, le autorizzazioni in pdf, queste porcherie qua. Allora mi scordo le cose, quindi ho detto che fare, pianificare un video, filmarlo, editarlo, oppure stare con tutte e tutti voi che mi volete bene e che adesso siete in 5 e che mi guardate senza nessun problema da almeno 35 minuti. Ciao Giuseppe Polizzi, cosa è Sant'Enchan? Sono io, e il mio nome è buddista cinese. Vediamo se riesco a farvi vedere delle foto qua in live, ma purtroppo c'ho un computer così lento che probabilmente finisce prima la live. Vediamo un po', vediamo, io spero che si apra una cartella, forse ci sono troppe cose aperte nel computer. Adesso ti faccio vedere, cara amica, o no, caro amico, perdon, che gaff. Vediamo un po'. Mi rallenta anche questo computer il cervello a me. Allora vediamo, allora le mie foto, eh, ecco qua. Vediamo un po', vediamo se si può condividere innanzitutto. Finestre, ecco qua, stiamo nell'istituto Samantha Badra di Roma. Vediamo, vediamo che, come si vede qua, che stiamo manifestando allegramente di fronte all'ambasciata cinese per il Tibet libero. Questa che sta qua era una mia vicina di casa, poi non mi risponde. Non so che cosa ci abbia. Ecco qua l'altra foto. Ai ai ai, no, purtroppo è un computer lento, lentino, un po', è sparito tutto, però come? Ecco qua. Niente, niente, è incredibile, pazzesco. Ah, ecco, adesso si rivede la foto. Ecco, vediamo. Qua è la conferenza sul Tibet. Qua sono io con il lama Sonam Chanchub, che poverino è morto. È un po' lento il computer, un po' lento, un po'. Non vorrei suonare eufemistico.
ecco qua, quando eravamo, non dico tutti, perché chi ha fatto la foto, non c'erano le selfie all'epoca, che sto io negli anni 90, nel 94 95, come sono più giovane, lo vedete? E qua se scorre la prossima immagine, se scorre, ecco qua che sto con il maestro, il lama. Lama significa abate in realtà, ma vi volevo fare vedere. È tutto lento, tutto crasha, tutto, mamma mia, che roba. Tutto lento, tutto, mamma mia. Ecco qua, eh, ecco il tempio buddista cinese, perché è lì che ho preso rifugio nel buddismo, e il mio nome è Santen. Poi io ci ho aggiunto Chan, perché anche ci avevo aggiunto Tin, ci avevo aggiunto, ecco qua, e vediamo un po', mi sembra che, ecco, questo è il maestro del tempio buddista cinese. Io sto qua con mia nonna, sto qua poi in quest'altra foto che si vedrà con delle amiche che in realtà erano delle persone maggiori, diciamo. Ciao the golden gigan aster ams asm asmr. Grazie Giorgio Scanu. Purtroppo non vi posso rispondere in tempo perché, come potete vedere, il mio computer fa le ibizze e niente, manco fossero le Malaghe, eppure non c'è nulla bloccato. Allora, Giuseppe Polizzi, posso farti una domanda? Ma certo, naturalmente, facciamo queste live proprio per parlarci. Io qua mi sembra che devo interrompere il collegamento, cioè non il collegamento con, perché è difficile fare vedere le foto almeno dal mio computer. Infatti sogno con comprarmene un altro che venga con una webcamera moderna, però insomma. Allora fai questa domanda, Giuseppe Polizzi, tanto interrompiamo il collegamento perché mi sembra che è lento. Ok, ci sono punti di contatto tra il buddismo e il cristianesimo? È probabile. Nel corso dei secoli ci saranno stati dei contatti, ma il buddismo si è originato 2500 anni fa e il cristianesimo 2021 più o meno. Poi tanto la figura di Gesù come di Buddha l'hanno anche messa in dubbio, e quindi non so, delle cose in comune avranno.
d'altra parte ogni religione dice le stesse cose, innanzitutto che c'è un al di là e che poi non si deve uccidere, bisogna comportarsi bene per riuscire a andare nell'aldilà. E quindi alla fine mi sembra che siano quelle le cose che hanno in comune, cioè non hanno cose molto differenti, perché alla fine la morale è sempre quella di ogni culto religioso, cioè c'è una casta sacerdotale. Campanaro, ciao. C'è una casta sacerdotale che, diciamo, poi mi dovete raccontare perché avete che mi ha salutato in inglese. C'è sempre una casta sacerdotale che dice che, per esempio, bisogna fare questo, bisogna fare quell'altro. A me ha sempre chiamato l'attenzione che Dio, se esiste, deve lasciare il suo pensiero scritto in un libro all'umanità che solo la casta sacerdotale poteva interpretare in passato, perché non è che potevi andare in libreria e comprarti la Bibbia, anzi saresti stato visto come un eretico e un profanatore, ti avrebbero messo al rogo. invece invece sembrava normale alle persone dell'epoca che se c'è un dio, questo si comunichi con le persone attraverso un libro. E invece a me non sembra molto ragionevole. Diciamo che il buddismo è sempre una religione, ma è una religione nella quale arrivi all'esperienza interiore attraverso la meditazione, è più introspettivo. Però ecco, è sempre una religione che crede nell'aldilà e che interpreta le cose attraverso un'ottica morale ed etica, cioè rifiuta che ci sia un disordine nel mondo. Tutto si regola e si equilibra attraverso, per esempio, gli atti giusti, gli atti ingiusti che danno il karma positivo, il karma negativo. Io sono ateo, cioè ho preso rifugio nel buddismo per curiosità, perché come potete vedere ho letto tanto in vita mia e ho letto anche tantissimi libri sul buddismo. E allora ho trovato questo tempio buddista cinese e ho preso rifugio lì. Poi sono andato anche in templi zen giapponesi, buddisti tibetani, eccetera. Però anche taoisti. Però sono ateo, non è che sono diventato religioso, non ho mai avuto un'educazione religiosa e non mi sono mai considerato religioso in vita mia. Comunque sto ricevendo tanti commenti nella F blu, il social della F, per un post che è questo, che vediamo un po' se si può vedere in forma ampliata. E tanti commentari. Sono contento perché raggiungere
raggiungere questo obiettivo di avere molti commenti è proprio, ecco, questo qua sta furoreggiando in un gruppo, come potrete vedere. Di sera ubriaco si spiega, il gruppo è questo qua, Fazio, però scrivo la ph, e guardate quanti commenti che ha generato, una valanga di commenti. Ecco qua, è divertente vedere come uno riesce a fare dei meme che attirano l'azione. Quindi se volete condividere i miei meme potete andare a cercare nelle mie social, per esempio, quanti commenti ha ricevuto questo, più di 30. eh, incredibile, credo che sia, ecco, vediamo qua, ecco, guardate un po' quanti commenti che ha ricevuto. San Francesco parlava agli uccelli, anche Mona Pozzi parlava agli uccelli, ecco la nota intellettuale. Sì, caro Giorgio, sono ateo. Che racconti, caro Golden Yigen? È veramente un po' di tutto. Ho iniziato così perché da 2 settimane che non potevo fare un video, allora ho iniziato per stare in compagnia di quanti mi potessero seguire a ora, e sono tantissimi, vedo 7 persone, sto battendo dei record incredibili. Ok, grazie, dice Giuseppe. Secondo te le campane hanno un significato preciso nella chiesa cattolica? Credo di sì, le vibrazioni, il suono, e soprattutto segnare l'ora, perché una volta gli orologi costavano troppo. Ma sì, Sant'è, intanto ognuno crede in qualcosa, è vero, ognuno crede in qualcosa. Lasciate like, grazie. Grazie Giorgio Scanu per appoggiarmi. E certo, Moana, ecco, guardate quanti anche insulti mi hanno proferito. Credo più in Moana Pozzi che in San Francesco, dice uno. Beh, questa è stata, beh, forte. Gli metto un abbraccio. Allora, ho ricevuto tantissimi commentari, anche qualche insulto, ma ci sta. E poi vediamo un po' qua. Beh, adesso non riesco a, è tutto così lento. Vediamo un po' di interrompere il collegamento ecco, con questa pagina. Vediamo se riesco
a provare almeno. E voi che mi raccontate di bello? Che cosa vorreste che io parli? Di cosa vorreste che c'è qualcuno che crede più in Moana che non in San Francesco? Mi prendono alla lettera. Ecco, vediamo qua. Rocky prendeva cazzotti, anche Moana prendeva cazzotti. Anche questa ironia che qualcuno non tarderebbe a definire becera è piaciuta un sacco. Voi che ne pensate? Vi fa ridere? Vi fa sorridere? Aspetto vostre risposte, se no non la tolgo. No, vabbè, volete vedere a schermo intero? Poi vediamo un po'. Vediamo un po' se cambiando si cambia. Mm. Ah, vabbè, ma vediamo un po'. Ah, sì, sì, collegando una parte. eh, Vediamo, ecco. Il successo rovina. Io sono morto. Credo che voi riconosciate facilmente questo personaggio. Vi faccio vedere le foto che ho, i miei meme, se volete condividerli. Stanno sulla piattaforma che voi già avete indovinato qual è. Vediamo quest'altro meme. Chi è più pericoloso con un'arma? Giulio Andreotti o un dittatore come Saddam Hussein? Poi vediamo quest'altro. Quando mi fanno domande sulla loggia massonica P2, io sono tentato di rispondere al giornalista con la mia P38. Il riferimento è a Mino Pecorelli, che infatti potete vedere nella foto qua in bianco e nero. Ecco, il porno mi ha rovinato. Io ormai non ci capisco più un cazzo. Il protagonista, se non riconoscete non importa, è il concetto quello che vale. Guardate come sta tutto raggrinzito, magro. Il successo rovina, dice il signore delle costanti attualizzazioni dello schermo blu e di Windows 11 che sta per uscire.
io sono un fallito, se lo dice lui. Qua niente, è un video di un cane. Ecco qua, se appare il pc ieri, la sede del partito comunista italiano che inauguravano. Il pc oggi, ieri a un giovane gli parlavi del pc e capiva il partito comunista. Oggi gli parli del pc e ti dice: ah sì, io me ne devo fare uno, e parla del personal computer. Ormai il pc di ieri non è più il pc di oggi. Il cellulare ieri era il furgoncino della polizia. Se ieri ricevi a qualcuno, parlavi a qualcuno del cellulare, ieri negli anni 80 e 90, anche negli anni 90, pensate un po', il più delle volte si capiva il cellulare, il furgoncino poliziale. Il cellulare oggi fra l'altro si usano più termini stranieri. Già il cellulare non è più sinonimo di furgoncino della polizia per lo spostamento dei detenuti. Oggi si utilizzeranno altri termini. Invece il cellulare è il telefono portatile. Quindi ecco, il cellulare ieri, il cellulare oggi. Il cappotto prima del coronavirus e dopo il coronavirus. Vabbè, questa me la potevo risparmiare, ma era per sdrammatizzare. 1920 2020 celebriamo i 100 anni di epidemie, cioè gli ultimi 100 anni. 100 anni dopo l'influenza spagnola col covid 19 non è cambiato nulla. Covid 19 2020, punto interrogativo. Quando finirà? Contate qui sotto. Io spero al più presto, ma per come vanno le cose, green pass, non green pass, terza dose, quarta dose, quinta dose. Come sono cambiati i tempi, anche le mode, con questo del coronavirus, del covid 19. Mascherina prima del coronavirus e dopo il coronavirus. Prima dicevi: mi metto una mascherina, e il più delle volte era una di carnevale, e adesso invece è la mascherina sanitaria che devi mettere d'obbligo, e sembra non diverta né faccia ridere nessuno, anzi provoca allergie. Come cambiano i tempi. Tutto il 2020, il carnevale del 2020, a indossare la mascherina sanitaria, altro che la mascherina di carnevale. Poi qua ho fatto un video che io mi faccio la barba, e qua faccio un video dicendo: se volete essere sponsorizzati, abbonatevi al mio nostri canali nei miei video. Purtroppo ancora ne sponsori. Se abbonate l'opzione sotto ogni mio video di mettere grazie, almeno mettete grazie, e poi in questa live, perché perché non non usate super chat
e stickers, potrete utilizzare super chat e sticker. Come vedete, sia il mio canale, c'è un bottone nell'applicazione. Vabbè, poi altre foto, insomma, di poli. Interrompiamo collega. È già un'ora e 5 che stiamo in aria. Un momento che ho delle cose da fare, non vorrei perdere pubblico, ma devo farle queste cose.
Eccomi, mi spiace di avervi fatto aspettare, ma sono molto contento perché ho ricevuto una chiamata da Bill Gates che mi vuole produrre. No, a parte scherzi, grazie Giorgio Scano per dirmi continua così. Grazie di tutto il vostro supporto e di aver sopportato che in pratica mi sono assentato per più di 5 o 10 minuti lasciandovi in sospeso. Ho fatto molti video e per questo io cerco di rivalorizzarli sottotitolandoli in molti idiomi, però mi sembra che ci sia una forma di chiedere la collaborazione anche dal mio pubblico. Comunque, come dire, io faccio del mio meglio per proporvi quello che posso proporvi, e poi c'ho 4 persone che mi seguono, una dal canale viola e 3 dal canale rosso. Eh, dal social media russo nessuno oggi, credo, e quindi ecco, c'ho 3 persone che mi seguono dal canale rosso, però non parlano in chat, cioè io qua non vedo niente. Mi piacerebbe che intervengano, ma non so se qualcuno di voi ha, ha, ha per caso ha per caso censurato qualcuno che mi sta seguendo, lo ha messo in time out. Non so perché succedono queste cose. Faccio la gente moderatrice e poi qualcuno che mi dice hi in inglese. Non so quanti di voi sono presenti adesso, quindi mi piacerebbe sapere da voi quanti di voi sono presenti. E, e allora vediamo un po'. Mostra l'utente in questo canale. Non so perché avete bloccato, che avrà detto, io no. eh, L'ho sbloccato perché insomma non so che ha detto questa signore che parla in inglese, se a qualcuno di voi ha dato fastidio e perché, per non me l'avete spiegato a me. Che ha detto solo hi, ciao, come stai, fine and you, nice. E no, l'avete bloccato così perché guardate che dice, è incredibile. Vabbè, Salvatore sposato psicopatico. No, è come dire, e perché dici così? A chi lo dici, scusa? Mm. Ah sì, vabbè, c'hai ragione, moderatori scemi. Adesso ti ho moderato io, vabbè. Ti faccio moderatore. Ecco, c'è una guerra di moderatori nel mio canale. Moderatori scemi. Sì, c'hai ragione.
allora vedi aveva scritto questo, merda, vabbè, io non sapevo a che cosa era riferito. Moderatori scemi, ho fatto tutti i moderatori e ognuno modera con il proprio criterio, cioè senza nessun criterio, allo stesso modo in cui io ho fatto tutti i moderatori senza nessun criterio. E quindi vediamo un po' quanto attualmente dovrei avere 3 spettatori, però dal computer mi dice 4. E poi un'altra volta dovrei cercare con il cellulare di entrare da un altro account e magari così ci avrei una persona in più. Vediamo, lo faccio. Perché non mi è venuta subito questa genialata qua? Il mio vecchio Motorola Moto X seconda generazione. Bene, vediamo un po'. Vediamo quanto le, però ce la possiamo fare. Vediamo. Ecco qua, in pratica siamo già c'ho 5 like e 2 dislike e 3 spettatori. Il numero dei spettatori che invece qua registro è 4, non è aumentato in nulla, anche entrando con il cellulare che c'ha un altro account. Il numero degli spettatori non è cambiato. Allora, ottimo, dice Salvatore Sposato. Psicopatico, ah, ti sei aggiunto psicopatico e un altro canale che hai? Esatto, moderatori bravi, bravo
Salvatore sposato psicopatico. Non so perché c'era un Salvatore sposato prima, ma non so se Salvatore sposato, infatti vedo che ha salutato tutti Salvatore sposato, invece c'è poi un altro Salvatore sposato psicopatico. E io non so perché c'era la moda nelle live di Giuseppe Flacco Montefiore e Costantino Ru di clonarsi gli uni agli altri. C'era questa moda di clonarsi gli uni agli altri, e io non so appunto se sia la stessa persona Salvatore sposato psicopatico oppure no. Eh, vediamo un po'. Purtroppo con questa webcamera del 99 si vede molto sfocato, ma ecco, sembra che l'accedere da un cellulare non cambi nulla. Beh, adesso ho 5 spettatori, 6 nel computer, 5 nel cellulare. Non so che dire. Non, non so che dire, non so che dire, non so dare il numero delle visuals. Lo faccio e non sono mica scemo. 6, esatto. Caro Salvatore sposato psicopatico, grazie, sempre ragione. Sono sposato. Ah, cioè sei lo salve sposato di prima o sei sposato che sei? Io sono Sant'Enchan, lo scapolo. Il nobile. E poi devo mettere a posto la mia stanza perché mi ci vuole un mese per me se inizio. Ho messo a posto biblioteca, ma lo scrittoio che non posso filmare o non fare è uno schifo, è uno schifo. E voi che mi dite di bello? No, perché avrete delle curiosità, degli interessi, perché mi tocca parlare a me, mi tocca parlare a me, eh, dire cose. Io non di fare un video di 10 o 15 minuti su un tema preciso e poi editarlo e pubblicarlo, eccetera. Visto che ho del tempo morto, faccio un video così che mi capita. Ma l'importante è che si fanno queste live per interagire con le persone. Per esempio, vi siete chiesti perché il titolo è quello che è, cioè oggi è mercoledì e domani sarà giovedì. Potrebbe essere oggi è lunedì e ieri era domenica, per sottolineare la monotonia della vita di tutti i giorni, per sottolineare la monotonia della vita di tutti i giorni. Nient'altro, per sottolineare quello, la monotonia del vivere quotidiano, la monotonia della vita di tutti i giorni. E i minuti non sembrano non passare mai, e poi quando te ne accorgi è passata un'età, come succede soprattutto di notte. Accendo il cellulare o mi metto a leggere un libro
e dico no tanto sono 23 e 20, a mezzanotte taglio. Oh, guardo l'orologio e sono mezzanotte e 20. Allora dico vabbè, facciamo l'una e basta. Il tempo sembra non scorrere mai. Mezzanotte 22, mezzanotte 25, poi guardo un video, mezzanotte 40 e si stanno già avvicinando, si sta già avvicinando l'una. Quando arriva l'una, beh vabbè, un istante, è già 1:20 e poi dico vabbè, adesso devo chiudere, devo, ma sto me sto facendo. E allora vado avanti così fino alle 3 e adesso che a YouTube, ops, ho l'ho nominato, grazie, e mi sono potuto fare questo nuovo cellulare, il Motorola Moto X, no, il Motorola Moto E7 i Power, che nomi che gli mettono, che ha 5000 milliamperi di batteria. Io se accendo il cellulare alle 10 di sera mi dura che una bellezza fino alle 8 del mattino, allora non dormo. Invece ecco, questo qua mi funziona bene. Mia madre me l'ha comprato a fine del 2015 e del 14 è il Motorola Moto X seconda generazione. E vediamo un po' se si fa l'effetto Doppler con questa camera. No, perché non è molto precisa, però serve fare l'effetto Doppler, cioè se guardate nel cellulare, vedete l'effetto Doppler che si vede nel cellulare, ciò che la camera riprende e che si vede, vediamo un po', tarda un po' l'immagine. Poi non perché si vede chiaro troppo. Vabbè, allora c'ho 3 spettatori, sembra che non influisce guardare coi cellulari il numero, no, lì dice 5, qua dice 3. Salvatore sposato psicopatico. Ah, ecco, dice sono sposato. Io purtroppo, o per fortuna, dipende dai punti di vista, sono single. Bravissimo, grazie. Forse prima o poi dovrò tagliare. Comunque ecco, questa qua doveva essere una live estemporanea, poi è venuta una live di quasi un'ora e mezza e voi mi dovete dire che cosa vi piacerebbe ascoltare nei prossimi video, eh, e soprattutto se potete abbonatevi, in questo modo mi appoggerete molto a avere del nuovo materiale. Abbonatevi e poi sotto il video troverete il bottone, vediamo un po' di farvelo vedere.
sotto i video bottone che dice grazie. Se voi lo schiacciate potete, invece di abbonarvi, è più comodo, ecco qua, adesso vi faccio, invece di abbonarvi, cari, è impegnativo, potete benissimo darmi un grazie, e un grazie può costare come un abbonamento, anche massimo, potete dare tanti soldi, però non vedete. Adesso vediamo un po', vedete qua, vicino condivide un cuoricino con il dollaro dentro e dice grazie. Non so se voi in quel cuoricino, vi faccio vedere che cosa si vede, tanto non pago io, non mi pago da solo, ho fatto clic in grazie e appare ringrazia Sant'Enchan, accanto a condividi più nella euro e 4,5 e soltanto un premio, un ringraziamento per un video bello. È un po' come pagare in internet, che c'è film a pagamento, oppure andare al cinema. Tu vedi quanto io non ho voluto mettere dei rossi, i prezzi corrispondono anche agli eventi, quindi chi minimo grazie, cioè un super grazie, può essere non so se 100 200 euro, eccetera, però capito, se volete, se volete ringraziarmi e stimolarmi a produrre di più in buonanotte, buonanotte caro amico.